C'è un punto sulla mappa dove 21 milioni di barili di petrolio passano ogni singolo giorno. Vale un quinto dell'energia mondiale. E per 107 giorni quel punto è stato chiuso. Il 15 giugno 2026 Stati Uniti e Iran hanno firmato un accordo preliminare per riaprirlo. Ma riaprire Hormuz non significa premere un interruttore, significa entrare in un cimitero sommerso. E l'Italia è la nazione a cui hanno chiesto di farlo. Hormuz non è solo uno stretto, ma è la carotide dell'economia globale. Tagliala e il mondo va in arresto cardiaco, in poche parole. Nel primo trimestre del 2025 il volume di petrolio in uscita da Hormuz era a un indice di 100. A marzo 2026 era sceso a 0. Durante il conflitto 155 petroliere sono rimaste bloccate nel Golfo. Il prezzo del petrolio è quindi salito del 50% e nelle 48 ore successive alla chiusura. Ma il petrolio, non è il problema. O meglio, non è il problema immediato. Il problema immediato sono 6.000 mine. Secondo il Corriere della Sera e il report di intelligence, i guardiani della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, dispongono di oltre 6.000 mine navali. Non sappiamo quante ne abbiano posate, ma sappiamo dove: lungo le rotte di transito, sui fondali bassi, nei colli di bottiglia. Sono ordigni della Seconda Guerra Mondiale. Sono mine moderne a influenza magnetica, acustica e a pressione, progettate per affondare petroliere da 300.000 tonnellate. Solo che una mina non distingue tra una petroliera saudita, un portacontainer cinese o una fregata italiana. È l'arma più democratica che esista, e Hormuz in questo momento ne è tappezzato. Una bonifica completa richiede tra i 3 e i 6 mesi e va fatta mentre lo stretto è aperto al traffico commerciale. Le navi mercantili passeranno mentre i cacciamine opereranno. Significa sminare un'autostrada mentre le macchine ti sfrecciano accanto e nessuna macchina può permettersi di esplodere. Ma allora perché l'Italia? Non è una domanda retorica. Perché negli Stati Uniti, che hanno 11 portaerei? Perché non la Royal Navy, che per decenni ha pattugliato il Golfo? La risposta è sott'acqua. I cacciamine Crotone e Rimini, della classe Gaeta, sono stati varati nel 1992. Lungo 52 metri, hanno uno scafo in vetroresina, spesso fino a 120 mm, progettato per resistere a esplosioni subacquee. Non sono navi vecchie, ma sono la piattaforma antimina più specializzata del Mediterraneo, con uno scafo ritenuto superiore a qualsiasi equivalente NATO. Hanno un sistema sonar per la scansione ad alta risoluzione e 2 ROV, veicoli filoguidati che possono immergersi fino a 600 metri per investigare ogni oggetto sul fondale. Possono disattivare mine con cariche esplosive di precisione o farle detonare in sicurezza a distanza. Un cacciamine non combatte, non spara missili, non ha artiglieria offensiva. Il suo unico compito è trovare la morte prima che la morte trovi te. E la Marina italiana lo fa meglio di chiunque altro in Europa. E questa, non è una nostra opinione, ma la NATO la riconosce ufficialmente. Però fermati un attimo a pensare un secondo, perché quello che sto per dirti cambia completamente la prospettiva. I cacciamine sono già lì, non stanno partendo, sono già partiti. La squadra è composta da 4 navi. La nave Atlante, una nave di supporto logistico classe Vulcano consegnata a dicembre 2025. Lunga 193 metri è il centro operativo golleggiante. Coordina e rifornisce a un ospedale di bordo, officine e capacità di rifornimento in mare. Ne abbiamo parlato in un altro video, dai un'occhiata. Poi c'è il Raimondo Montecuccoli, un pattugliatore polivalente d'altura. E lo scudo antimissile. Con 16 missili Aster 30 e un cannone da 127 mm è pronto ad abbattere qualunque cosa voli verso i cacciamine. A marzo 2026 ha completato con successo il lancio di un test di un Aster 30. E infine la Luigi Rizzo, una fregata europea multimissione già operativa in Mar Rosso nell'operazione Aspides. Il suo ruolo è la protezione ravvicinata e la protezione di forze speciali. In totale circa 500 militari italiani e 4 navi. Un dispositivo che non ha equivalenti europei per questo tipo di missione. E il costo stimato? Si parla tra i 40 e i 60 milioni di euro per 12 mesi. Una cifra considerevole. Però consideriamo che un singolo giorno di blocco di Hormuz costa all'economia globale miliardi. E l'Italia non sta spendendo soldi, ma sta investendo nella stabilità del sistema. Ma c'è un problema di fondo. Le mine purtroppo non sono l'unica minaccia. I Pasdaran non hanno solo mine, come detto. Hanno droni kamikaze, missili antinave lanciati dalla costa e barchini veloci carichi di esplosivo. Durante il conflitto, infatti, una nave è stata affondata da un drone iraniano proprio nello stretto. E le milizie Houthi, alleate dell'Iran, continuano a lanciare missili nel Mar Rosso. Quindi immaginiamo un attimo la scena. I cacciamine Crotone e Rimini avanzano a 6 nodi. Non possono andare più veloci, altrimenti il sonar non legge il fondale. Sono bersagli praticamente statici. Sopra di loro, il Montecuccoli e la Rizzo montano la guardia. Ma un drone costa $20.000. Un missile Aster 30 ne costa 2 di milioni. È una partita asimmetrica e si gioca sul filo dei secondi. Il sistema missilistico Aster 30 ha una capacità di intercettare minacce a 120 km di distanza, ma la distanza nello stretto di Hormuz è di 30 km. I tempi di reazione si comprimono a meno di 60 secondi, e in 60 secondi un missile antinave lanciato dalla costa iraniana può colpire una nave italiana.
In quei 60 secondi un equipaggio di 22-23 anni deve decidere se premere il pulsante. E se questo equipaggio sbaglia, purtroppo 500 famiglie italiane ricevono una telefonata che nessuno vuole fare. Ecco perché questa missione non è una missione di routine. E il Parlamento italiano, lo sa. Tanto che la disponibilità italiana è stata espressa prima dell'accordo, in un vertice a Parigi il 18 aprile e confermata in audizione parlamentare il 13 maggio. Il 15 giugno Stati Uniti e Iran firmano un accordo preliminare. Il 16 giugno, al G7 di Evian, Macron e Meloni propongono formalmente la missione navale europea. Trump ha detto: non abbiamo bisogno di molto aiuto per riaprire Hormuz. Ma i leader europei sanno che la bonifica è una partita diversa. La firma ufficiale è attesa per il 19 giugno e ora la premier Meloni dovrà riferire alle Camere per l'autorizzazione. Questa missione non è solo militare, è un precedente storico. E per la prima volta una coalizione europea, formata da Francia, Regno Unito, Belgio, Olanda e Italia, si assume la responsabilità della sicurezza di Hormuz. È l'embrione di una difesa europea autonoma. Ed è l'Italia a guidare la componente più delicata, lo sminamento. Adesso entriamo nel dettaglio. La missione si svolgerà in 4 fasi. La fase 1 è la survey. Nelle prime 2 settimane i cacciamine mappano il fondale, costruendo un database tridimensionale del cimitero sommerso. La seconda fase è l'identificazione. Nelle settimane successive i ROV scendono a ispezionare ogni contatto, distinguendo le mine dai detriti e classificandole. La terza fase è la neutralizzazione. Tra la terza e la 12ª settimana, le mine vengono distrutte con cariche di precisione piazzate dai ROV. E la quarta fase comprende la scorta attiva. Per tutta la durata, la Luigi Rizzo e il Monte Cuccoli proteggono le operazioni da droni, missili o incursori. Quindi parliamo di 3-6 mesi. Questo è il tempo stimato per una bonifica completa. Ma il traffico commerciale riprenderà molto prima, forse già entro luglio. Il che significa che i cacciamini italiani lavoreranno con petroliere da 300.000 tonnellate che passano a poche centinaia di metri. Un errore non è una mina a esplodere, ma è il prezzo del petrolio, è la borsa di Milano, è l'economia europea. L'Italia, non è una superpotenza, non ha 11 portaerei, non ha basi militari in 80 paesi, ma ha qualcosa che nessun'altra nazione europea può mettere sul tavolo in questo momento: la combinazione di volontà politica, capacità tecnica e posizione geografica. La base di Djibouti è a 2-3 giorni di navigazione da Hormuz. I cacciamini italiani sono già lì, non stanno aspettando un via libera, stanno aspettando solo l'ordine. E questo, cambia tutto. Perché per la prima volta dal 1945 una missione di questa portata strategica non è guidata dagli Stati Uniti, ma è guidata dall'Europa, con l'Italia in prima linea. E quindi Hormuz è la carotide del mondo, e per 107 giorni, come abbiamo visto, è stata chiusa. Riaprirla significa sminare un cimitero sommerso. L'Italia è la nazione che guiderà questa missione, con 500 militari, 4 navi e la competenza riconosciuta dalla NATO. Questa non è retorica, e sono fatti. Il Crotone e il Rimini sono già a Djibouti. L'Atlante, il Monte Cuccoli e la Rizzo sono pronte. Il Parlamento si esprimerà e quando darà il via libera, la Marina Militare Italiana entrerà nelle acque più pericolose del mondo. Ma adesso tocca a te. Se questo video ti ha mostrato qualcosa che non sapevi, se hai capito perché l'Italia è l'unica nazione in grado di fare questa missione, iscriviti al canale. Non è una formalità, ma è il modo in cui ci dici: voglio sapere cosa succede dopo. Perché Hormuz purtroppo è solo l'inizio. La partita geopolitica del Mediterraneo si sta giocando proprio adesso. E noi la raccontiamo, settimana dopo settimana, con numeri e fatti, senza filtri. Ma adesso nei commenti scriveteci una cosa. Secondo voi l'Italia dovrebbe assumersi questo rischio? Sì o no? E perché soprattutto? Leggiamo tutti i commenti e nel prossimo video parleremo di un'arma segreta italiana che nessuno ha ancora visto. Qualcosa che potrebbe cambiare le regole del gioco. Quindi restate sintonizzati. Grazie per avermi seguito fino a qui e alla prossima.